Ciao a tutti, allora sono qui oggi e vi farò vedere la preparazione di questo tipico dolce francese che si chiama Paris-Brest, quindi stiamo parlando di una base di pasta bignè, pasta choux per intenderci, e andremo passo passo a vedere come io realizzerò questa ricetta. Quindi per questioni di tempistiche io ho già preparato comunque questo impasto di pasta choux. La differenza principale tra la nostra pasta bignè e la pasta choux è che nella pasta choux c'è un'aggiunta di latte intero o latte in polvere. Qui io ho utilizzato le farine di Guggiare Figna e nello speciale la farina biscotteria e niente, adesso cominciamo a dressare e a preparare tutto quanto il prodotto. Allora, per una questione di ottimizzazione del risultato finale io utilizzo le teglie traforate. La bocchetta dipende da voi se volete realizzare il Paris-Brest un po' più grande o un po' più piccolo o semplicemente come voi siete abituati a dressare. Io utilizzo una punta che va dall'8 al 10 massimo, non utilizzo una punta più grossa. Quindi andiamo a dressare il nostro Paris-Brest. La pasta risulterà leggermente un po' più stretta rispetto alla nostra pasta bignè, ma sono cose molto sottili a livello di impressione. Li mettiamo giù sempre sfasati, anche se abbiamo un forno statico, ancora di più se abbiamo un forno ventilato, dove la ventilazione deve comunque poter girare libera per riuscire a rendere tutti i nostri prodotti omogenei. Ecco, qui ho dressato. Il forno, andiamo ad impostare, se lavoriamo su un forno statico, andiamo a impostare il forno intorno ai 180-200 gradi, in base poi a quanto è aggressivo il vostro forno. Io sono abituato a cuocere la pasta choux con la valvola aperta in partenza, stessa roba se decido di cuocere l'éclair, che è un altro dolce tipico francese. A questo punto va benissimo anche la vostra pasta frolla in base a quello che voi avete già in linea, senza dover andare a complicarvi troppo la vita. Andiamo in cottura, ok? Se abbiamo il nostro dischetto di pasta frolla lo andiamo a mettere semplicemente sopra. A questo punto andiamo ad infornare il nostro Paris-Brest, temperatura dai 180 ai 200 gradi, valvola aperta. Allora, dopo 20 minuti il nostro Paris-Brest avrà questo aspetto. Una volta che il nostro Paris-Brest si è raffreddato, andiamo a tagliare la parte superiore del Paris-Brest, che sarà quella che poi accoglierà la nostra chantilly alla zucca. Vedete? La cavità come bella vuota, quindi vuol dire che il nostro impasto in forno ha lavorato e ha sviluppato molto bene. Vedete qui? La parte sopra questa ci darà una masticabilità, perché per forza di cose, aggiungendo una pasta frolla sopra il bignè prima di andare in cottura, noi rendiamo la parte esterna croccante. Andremo poi a rinforzare questo effetto di masticazione aggiungendo sulla crema alla zucca, sulla nostra chantilly alla zucca che andiamo a mettere, uno streusel alla castagna, quindi una parte croccante che ha un sentore di castagna. Adesso andiamo a fare il riempimento del nostro Paris-Brest. Qui abbiamo questa splendida crema alla zucca, quindi abbiamo semplicemente purea di zucca, amido di riso, acqua e zucchero, e si cuoce come si cuoce una crema tradizionale pasticcera. Qui abbiamo un po' di panna che abbiamo montato, 35% di grassi, e andiamo a fare un classico chantilly. Il taglio della percentuale della panna sulla crema
è anche a vostro gusto, non state a impazzire su questi dettagli che non spostano così tanto gli equilibri. Quindi io vado a mescolare la crema con la panna, vado ad alleggerire questa crema alla zucca, ha un profumo incredibile. Il perché della zucca è perché io vengo da un paesino a 800 metri sul livello del mare, in provincia di Reggio Emilia, e da noi la zucca, come la castagna, tutto il paesino è circondato dai castagneti, e la zucca è un must, quindi da quando siamo piccini siamo abituati a mangiare i tortelli di zucca che ha fatto la mamma, e quindi le persone che vengono poi nel mio locale, nella mia pasticceria, sono preposti già a questo gusto, questo profumo appunto della zucca e anche della castagna. Quindi adesso ci armiamo di sac à poche. Eccoci qui. Guardate com'è voluttuoso questo Paris-Brest, come si fa mangiare quasi solo a guardarlo. Andiamo ad inserire, andiamo ad affogare questo streusel alla castagna all'interno della nostra chantilly alla zucca. Ecco fatto. Abbiamo inserito la parte croccante del nostro Paris-Brest, adesso ci manca l'ultima parte finale. Andremo a dressare la namelacca al caramello. Eccolo qui il nostro streusel. Di fatto potrebbe anche essere molto simile a una pasta frolla, Gli ingredienti sono quelli, e qui c'è un taglio di polvere di nocciole e polvere di castagna. E sicuramente la castagna la sentiremo sì in bocca, ma soprattutto nel naso, e questo ci riporta al discorso che facevo prima, all'importanza che secondo me deve avere l'aria che sta intorno a un nostro prodotto. Quindi la storia che noi abbiamo da raccontare su questo prodotto è fondamentale del perché io voglio mangiare questo Paris-Brest, e secondo i profumi. Ricordiamoci sempre che ogni volta che noi avviciniamo un qualcosa alla nostra bocca, sopra la nostra bocca ci sta la parte olfattiva, ci sta il naso, che credetemi è come quando mangiamo il tartufo, ci regala delle sensazioni molto belle. Allora, abbiamo messo in planetaria la nostra namelacca, adesso andiamo ad alleggerirla, quindi dobbiamo mescolarla per 2-3 minuti per fargli prendere aria, quindi diventa più leggera. La namelacca è una preparazione simile, è una via di mezzo tra una mousse e una ganache, ha una percentuale di aria molto importante. Abbiamo una base di latte panna, abbiamo una percentuale di gelatina che ci aiuta poi a sostenere questa namelacca, vedete adesso quando andrò ad essere questo licciolo, e abbiamo in questo caso un cioccolato al caramello. Quindi andiamo a dare questo profumo comunque di zucchero, che tende, quando comincia a diventare un po' marroncino, ricordatevi la teoria dei colori, sempre importante, c'è un filo conduttore o una linea, come amo definire io, che lega tutte le cose, le materie prime che utilizziamo, i macchinari che utilizziamo e il risultato finale, che poi ci regalerà questa grandissima sensazione, speriamo, in bocca, perché poi io sarò molto contento se voi poi vorrete riproporre questo dolce. Quindi andiamo a mettere la namelacca all'interno del nostro sac à poche. Io ho messo sul sac à poche la classica punta da decoro Saint-Honoré, e a questo punto andiamo a dressare. Ecco fatto, abbiamo regalato al nostro Paris-Brest la namelacca, andiamo semplicemente a fare la chiusura di questo Paris-Brest. Vedete che anche a livello di masticabilità, che per me è fondamentale, importantissimo, vi darà delle soddisfazioni pazzesche, perché ricordiamoci che ogni volta che andiamo a mangiare una preparazione, in pasticceria spesso e volentieri ci sono tantissime preparazioni dove la percentuale di aria, è talmente importante da renderle sì leggere le preparazioni, ma ci vuole anche quella traccia che costringa il nostro palato a masticare.